Signore e signori, buongiorno. Oggi ho il piacere di presentarvi il nostro nuovo centro servizi basato qui in Italia per le tenute Intersil Dry 9000. Non so se avete notato nel video prima il nostro motto che a me piace molto: Think Global, Service Local. Questo perché l'Intersil si sta espandendo nel mondo molto, prepotentemente, però abbiamo sempre l'esigenza, il cliente ha sempre l'esigenza di avere un centro servizi vicino a lui. Per questo motivo è stato costruito questo centro servizi qui in Italia per dare garanzia, tempestività nelle revisioni a tutti i clienti che hanno scelto di acquistare una tenuta Dry 9000 oppure che decideranno in futuro di acquistarne una. Come vedete, questo centro è completamente chiuso. Il motivo è sostanzialmente non andare a contaminare la tenuta durante la fase di revisione. Questo è molto importante perché le tenute Intersil sono un prodotto molto delicato, costruito in acciaio inox o astelloi, quindi materiali nobili, che durante le fasi di revisione non devono andare a contatto con acciaio carbonio o polveri. Come sapete, qui siamo produttori di reattori smaltati, quindi l'utilizzo di acciaio carbonio è preponderante e anche lo smalto può creare delle polveri. Ecco il motivo per il quale abbiamo chiuso questo centro e è diventato a tutti gli effetti un laboratorio. Qui all'interno i nostri tecnici specializzati riescono ad effettuare revisioni su qualsiasi tipo di tenuta Intersil Dry 9000. Ok, adesso partiamo e entriamo nel vivo della revisione. Quando il cliente ci spedisce la tenuta per la revisione, ovviamente con il certificato di bonifica, senza questo noi non possiamo cominciare la revisione, dobbiamo essere sicuri che la tenuta sia libera da contaminanti pericolosi per i nostri tecnici. L'operatore posiziona la tenuta in questo banco, questo è il banco di smontaggio. Adesso noi lo vedete vuoto, ok? Però abbiamo la possibilità, abbiamo qua proprio qui davanti a noi una tenuta sezionata. L'operatore inizialmente comincia a svitare i bulloni, questi qua, si va ad estrarre la parte superiore della tenuta, si tolgono le barre filettate, ovviamente si svitano anche i vari raccordi, quindi come abbiamo detto prima il monitoring e il protective. Una volta tolti i raccordi e le viterie, si va a rimuovere la flangia di base. A questo punto possiamo, grazie alla nostra pressa manuale che abbiamo qua, che dopo andiamo a vedere nel dettaglio come funziona, andare ad estrarre la bussola, quindi il cuore della tenuta. La bussola assieme al pacchetto lip e anelli. Quindi l'operatore va a sfilare questo pacchetto e ad ogni revisione, molto importante, ad ogni revisione noi andiamo a sostituire tutti gli o-ring, i lip e anche il cuscinetto e ovviamente anche le parti, nel caso in cui ci fosse dell'usura, andiamo a sostituire anche queste parti. Le nostre tenute, come avete sentito prima, possono essere installate sia su apparenti smaltati, sia su reattori in acciaio inox, astelloi o filtri. Nel caso in cui le tenute vengono installate su reattori in acciaio smaltato, la flangia di base sarà smaltata. In questo caso l'operatore andrà ad effettuare un controllo dielettrico e spessimetrico sulla flangia. Nel caso in cui la flangia non passi questi controlli, viene effettuata una rismaltatura nelle nostre officine qui in Italia oppure nel mondo. Ecco, a questo punto fate finta di avere tutti
pezzi smontati, l'operatore passa alla pulizia. Inizia la pulizia manuale con dei solventi come può essere diluente oppure acetone, per poi passare a una pulizia più specifica e migliore grazie alla nostra cleaning machine. Come vedete qui all'interno del centro abbiamo la lavatrice. Abbiamo questa lavatrice con la lavatrice una lavatrice industriale, oppure abbiamo anche la possibilità di avere una lavapezzi a ultrasuoni. Come funziona? Sostanzialmente all'interno della lavapezzi a ultrasuoni c'è un liquido a base d'acqua e c'è un trasduttore. L'energia elettrica viene trasformata da questo trasduttore in onda sonora. Questa onda sonora provoca delle bolle all'interno del liquido chiamato cavitazione. Questa bolla, quando scoppia, crea uno sfregamento sui pezzi all'interno e questo sfregamento va a togliere tutte le impurità nei componenti. Prima di procedere al rimontaggio della tenuta, l'operatore effettua un controllo dimensionale di ogni pezzo disinstallato tramite questi strumenti. Abbiamo vari tipi di alesametri, da dimensioni più grandi per tenute meccaniche da 140 125, oppure abbiamo alesametri un po' più piccoli per tenute da 40 mm. Poi abbiamo anche dei micrometri. Ovviamente tutti questi strumenti servono per andare a controllare che i componenti che sono stati disinstallati non abbiano subito deformazioni causate dall'utilizzo. I nostri operatori possono consultare disegni cartacei come quello che c'è appeso al muro, dove possono andare a verificare le tolleranze di ogni pezzo. Se un pezzo non è in tolleranza viene scartato e viene sostituito con un pezzo nuovo. Da questo computer, che adesso ovviamente non è in stand-by mentre presentavo, è collegato direttamente alla casa madre Intersil, al nostro headquarter, e l'operatore può consultare qualsiasi disegno, scheda tecnica, e può addirittura ordinare i pezzi non conformi. Ad esempio abbiamo un anello rotto, l'operatore lo ordina, in meno di 24 ore con DHL abbiamo il pezzo qua e quindi riusciamo a effettuare una manutenzione in brevissimo tempo, se necessario, in caso di richiesta del cliente anche in qualche ora. Ecco, adesso l'operatore può iniziare il montaggio della tenuta. Torniamo al nostro spaccato. Questi anelli, quindi quelli che spiegavamo prima, gli anelli e i lip seal, vengono inseriti all'interno di un box con del ghiaccio secco. Adesso vi faccio vedere anche il ghiaccio secco. Questo è un ghiaccio secco a meno 78,5 gradi che ha un potere refrigerante del 170% in più rispetto al ghiaccio d'acqua, quindi è ideale per andare a raffreddare velocemente i componenti. Questo a cosa serve? Questi anelli sono progettati per andare in interferenza con la propria sede e quindi bloccare il lip. Tramite questo ghiaccio secco gli anelli vengono raffreddati, quindi il diametro degli anelli diminuisce di qualche centesimo. L'operatore controlla con un termometro che la temperatura degli anelli raggiunga i meno 45 gradi. Una volta che gli anelli hanno raggiunto i meno 45 gradi siamo pronti a andare a inserire l'anello all'interno dell'alloggiamento tramite questa pressa manuale che adesso vi facciamo vedere. Eccola qui. Questa pressa manuale da 20 tonnellate
serve appunto per andare ad inserire gli anelli e i lip. Sostanzialmente l'operatore posiziona la bussola con gli alloggiamenti sopra questa piastra. Su questa piastra abbiamo le varie dimensioni di tenuta, perché ovviamente la tenuta deve essere allineata perfettamente alla parte superiore dove si va a imprimere la forza. L'operatore estrae velocemente dal ghiaccio secco l'anello, non deve passare troppo tempo perché solamente il calore delle mani potrebbe andare a dilatare l'anello e quindi poi l'inserimento risulterebbe difficile. Si va ad inserire il primo lip, lo spacer e successivamente l'anello. L'operatore imprime una forza di 20 kN per 90 secondi. I 90 kN servono per andare a pressare l'anello e portarlo in posizione corretta. I 90 secondi sono il tempo necessario per dare il tempo all'anello di tornare alle dimensioni originali e quindi grazie all'interferenza non si muore più. Questa operazione viene fatta per 5 volte fino a montare tutti gli anelli. A questo punto avremo il pacchetto anelli e lip completo. L'operatore a questo punto ci spostiamo ancora qui nel nostro spaccato, andrà ad installare il cuscinetto. Il cuscinetto viene installato grazie a questa macchina ad induzione. Questa qui è una macchina di induzione, sostanzialmente la corrente elettrica che attraversa il cuscinetto dilata il diametro interno del cuscinetto e dà facilità di ingresso nella bussola. Ovviamente l'operatore maneggerà il cuscinetto che ovviamente può raggiungere temperature elevate con questi guanti appositi per l'elevata temperatura. Una volta riscaldato il cuscinetto viene ingrassato e poi si può passare all'installazione sulla bussola. A questo punto abbiamo il pacchetto bussola, lip e tenuta tutto assieme. Si va a comporre, a terminare l'installazione, quindi si vanno a mettere le viti, si vanno ad installare i raccordi e infine si va ad installare la flangia di base. Successivamente l'operatore controlla tutte le varie coppie di serraggio con questo strumento, con una chiave dinamometrica. Abbiamo questa chiave dinamometrica per può essere con le viti più grandi e poi invece per le viti più piccole abbiamo una chiave dinamometrica un po' più piccola. Prima di procedere con i test, l'operatore effettua la lubrificazione dei cuscinetti. Noi consigliamo di utilizzare il grasso Cassida, che appunto è un grasso conforme a tutti gli standard FDA, o comunque se vengono utilizzati altri tipi di grassi, l'importante è non andare a mischiare due tipologie di grasso diverse sulla stessa ottenuta, perché potremmo avere dei problemi durante l'utilizzo. A questo punto si passa alla testing machine, che è un po' il cuore del nostro centro servizi. Ogni tenuta, prima di uscire dalla revisione e anche prima di uscire dalla casa madre in Germania, viene testata su questa testing machine. Viene testata per 2 ore. Questa testing machine è stata progettata per simulare le condizioni di utilizzo di un vero e proprio reattore come quello che avete voi in impianto. Infatti, tramite queste valvole riusciamo a simulare la pressione all'interno del reattore. Possiamo portarla a 0,5, a 2, a 3, a 6 bar, dipende in base alle condizioni di progetto di ogni tenuta. Noi possiamo andare a simulare le condizioni ideali.
Poi sempre tramite questo pannello abbiamo la simulazione del pannello protective e del monitoring. Quindi diciamo questa macchina garantisce un test al 100%, ogni tenuta che esce dal nostro centro è stata testata e funziona diciamo in ogni sua parte. Ecco, come dicevo prima, le nostre tenute revisionate hanno la stessa garanzia di una tenuta nuova, quindi molto importante, e mi preme dire insomma che la revisione di una tenuta è sempre consigliata, non solo per un risparmio economico, ma anche in un'ottica green. È sempre insomma cosa buona andare